Pirandello, maschera, vita, forma, non ci capisco niente. Proviamo a mettere un po' di ordine. Ciao, io mi chiamo Amedeo, in questo canale parlo di letteratura e oggi volevo fare un riassunto della poetica di Pirandello in modo tale che quando leggerete i suoi testi potrete ricordarvi di cosa parla. Pirandello, nelle sue opere più famose, fa largo uso della tecnica dell'umorismo, una tecnica che lui stesso ha teorizzato in un saggio intitolato appunto L'umorismo. Che cosa intende Pirandello per umorismo? In sostanza, l'umorismo di Pirandello si compone di 3 momenti. Per capirlo, leggiamo una citazione tratta da Uno, Nessuno e 100.000, l'incipit in particolare. Pirandello parte da un punto di vista ben determinato, che può essere il proprio o quello, in questo caso, del personaggio, il protagonista di Uno, Nessuno e 100.000. Che fai? Mia moglie mi domandò. Niente, le risposi, mi guardo qua dentro il naso, in questa narice. In secondo luogo, Pirandello mostra il punto di vista opposto a quello di partenza. Mia moglie sorrise e disse: credevo che ti guardassi da che parte ti pende. Questa scenetta forse potrebbe essere già sufficiente a suscitare una risata anche lieve. Perché? Per creare il comico è sufficiente l'avvertimento del contrario. Ma secondo Pirandello questo non è sufficiente per parlare di umorismo. Infatti l'umorismo si compone di un terzo passaggio, il momento in cui viene mostrata la sofferenza che lo scontro di questi due punti di vista genera. E infatti il brano che abbiamo letto si conclude in questo modo. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende a me il naso. Attenzione però, cioè Pirandello non sta invitando a ridere della sofferenza, tutt'altro la sta solamente mostrando. Questo momento infatti è il momento più riflessivo, più umano dell'umorismo di Pirandello. È il cosiddetto sentimento del contrario, non più solo l'avvertimento del contrario. La differenza tra avvertimento e sentimento del contrario sta nel fatto che nel secondo è presente la sofferenza che lo scontro dei punti di vista genera. Questa teoria dell'umorismo di Pirandello nasce in realtà da una riflessione un po' più generale sulla vita, che ha a che fare col famoso concetto di maschera. Cos'è che intende Pirandello per maschera? La maschera è l'immagine che gli altri hanno di noi. Per tornare al testo di Uno, Nessuno e 100.000, il protagonista, all'inizio abbiamo letto, che scopre un difetto di cui non si rendeva conto. Si mette a ragionare davanti allo specchio e arriva alla seguente conclusione. Io non potevo vedermi come gli altri mi vedevano, pormi davanti al mio corpo e vederlo vivere come quello di un altro. Quando mi ponevo davanti allo specchio, avveniva come un arresto in me. Ogni spontaneità era finita, ogni mio gesto appariva a me stesso fittizio o rifatto. Io non potevo vedermi vivere. Il contrasto che Pirandello individua è quello famosissimo tra vita e forma. Che cosa intende Pirandello per vita? A parole mie, potrei dire che la vita per Pirandello è la personalità individuale, quello che cioè noi crediamo di essere. Ma la personalità individuale è intrappolata nell'immagine che gli altri hanno di noi. È intrappolata cioè dalla forma, che è la maschera che noi portiamo, consapevolmente o inconsapevolmente, nella società. C'è chi di questo se ne rallegra e si diverte a curare la sua immagine, c'è chi ne è spaventato. Pirandello ne era molto amareggiato. Perché? Perché la forma non corrisponde mai alla vita. Questo basterebbe per parlare di Pirandello, però magari c'è chi vuole approfondire e affrontare il tema del teatro nel teatro. Il teatro nel teatro, o metateatro, o metaletteratura, è semplicemente l'applicazione del concetto del contrasto tra vita e forma, indovinate un po', nel teatro. Le 2 rappresentazioni più significative in questo senso sono l'Enrico IV e i 6 personaggi in cerca d'autore. Lascio 2 link in descrizione di 2 rivisitazioni moderne di questi 2 drammi. Parliamo della seconda, la più famosa, i 6 personaggi in cerca d'autore. Perché i personaggi cercano l'autore? Per rispondere dobbiamo capire la differenza tra persona in carne e ossa e personaggio, il frutto della fantasia dell'autore. La persona, in realtà, lo abbiamo già detto che cos'è. È un essere umano che porta una maschera dietro la quale c'è una vita. Vita e forma, ricordate? Il personaggio invece è soltanto una maschera, è il frutto della fantasia di chi? Dell'autore. Si potrebbe dire allora
Se i personaggi sono il frutto della fantasia dell'autore, sono delle maschere dell'autore, cioè, vale a dire, dietro di esse si potrebbe trovare qualche elemento della vita dell'autore. Ma riflettiamo. Pirandello ci mostra che la forma è insufficiente a rappresentare la vita. O meglio, vita e forma non coincidono. L'autore dovrebbe essere la figura che lega il personaggio alla sua vita. Ma poiché la vita è qualcosa di caotico, al contrario della fissità dell'arte, questo è qualcosa di impossibile. Pirandello quindi rifiuta il concetto che l'arte possa rappresentare la vita. E l'unica cosa che l'arte può fare è rappresentare appunto se stessa. E allo spettatore non resta che ridere, appunto, un po' angosciosamente, del contrasto tra vita e forma. Bene, io credo di aver detto tutto. Per chi vuole approfondire, lascio un link in descrizione di un audiolibro gratuito di Uno Nessuno e 100.000. Vi consiglio di ascoltare almeno il primo libro. Se state ancora guardando, evidentemente era un video interessante, fatemelo sapere lasciando un mi piace, iscrivetevi e fate conoscere il canale condividendo il video. A presto!